Se vuoi sì. Welcome, welcome, buonasera. Bonsoir a tutti quanti. Ciao, Moonchild. Ciao carissimissima, come sei raggiante con tutta questa luce, bianco, sole proprio, sole che Stasera mi sono lasciata illuminare da un meraviglioso tramonto dalle piramidi, veramente è stata nella terrazza, questo dove sono al Cairo in questo momento, sono a casa mia a Luxor, e c'è questa meravigliosa terrazza dove c'è tutto il plateau delle piramidi davanti. l'abbiamo Sono visto dalle lasciata. foto, anche dalle foto della Mi serata. sono proprio lasciata stasera, ho aspettato che il sole scendesse, è stato sempre lo spettacolo qui, in questo momento, no? Sì, noi invece siamo... Quindi onda del sole, io ho seguito il sole, via. Non che a Luxor non ce l'abbiamo, c'è anche più caldo a Luxor di qua, che è un pochino più freddino. Sì, perché è più Sì. deserto. Com'è Condividiamo andata l'onda allora. scorsa allora? Raccontaci, Moonchild. No, meglio di no. Ciao Irene. Cosa? Oh Iris, che onore, buonasera. Raccontaci, no? Su, com'è andata? Ah no, niente, l'onda scorsa è stata abbastanza così, da ristrutturare cose che sono andate in frantumi in 3 secondi, come castelli di carta che crollano tutti in una volta inaspettatamente, quindi revisione, per me sta revisione ancora adesso ci sono dentro, quindi bisogna un attimo mettere a posto delle cose. Sai la torre dei tarocchi? Ecco, più o meno è stata quella lì per me. La torre dei tarocchi, intanto, se avessi imparato bene le mie lezioni, non vuole dire che parla tutto, No. somaro, che non sei altro, Infatti me lo ma detto. vuole dire che riporti No, ordine. Vuol no, dire che infatti avevi puntato troppo in alto e la base non era abbastanza solida. Vedi? esatto. Torre di Babele, effetto Torre di Babele, quindi Esattamente. Quindi vabbè. bisogna mettere le basi solide, lo sai, no? Struttura, cose solide come vuole la mano, quindi insomma Esattamente. andare a fondo, conoscere tutti i dettagli un po' nascosti che sono un po' venuti fuori, ma va bene così. Assolutamente solide, 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 se no qui non andiamo da nessuna parte. Esattamente. E Ciao così. Annina, benvenuta. Ciao. Ad imparare, prima o poi il Moonchild imparerà a mettere le basi, a forza di prendere dei colpi in testa. Credeteci proprio che un cosmico metta le basi, buonanotte. Beh, scusa, hai tutto dentro di te, quindi è ora che tu metti anche le basi. Impariamo a diventare umani, no? Sì, sì, è quando si è nell'eterno salto che quindi sei sempre a metà, Trovare però delle scuse, scuse non accettate, bocciate. Ok. ce la faremo, dai, prima o poi troverò. Benvenuti. Quindi oggi, cioè ieri, inizia l'onda del King 40 Sole Giallo, ieri era il Sole Giallo Magnetico, e questa onda è, lo sapete, io sono Shams, che significa sole, vuol dire vita, 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 vita. Quindi la vita che ritorna e rinnoviamoci, ritroviamo questa nostra grande forza, questa nostra grande possibilità di ripartorirci, di seguire veramente ciò che illumina, quindi lasciamoci illuminare, no, da questo meraviglioso sole in questi giorni. Vediamo che cosa ci vuole dire, no? Glifo Quindi che tu partiamo dalla... lo incarni, un glifo che tu incarni nella tua famiglia, per cui Sì, infatti io sotto il sole sto benissimo, come vedete vivo nel paese del sole, il paese della compagno. rinascita, questo non è il paese della morte, ma l'Egitto è il paese della rinascita assolutamente.
E quindi iniziamo con l'affermazione del grifo di ieri del sole magnetico, sempre per entrare un pochino nell'energia, no? E dice: io unifico per illuminare, attraendo la vita. Sigillo la matrice del fuoco universale con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Bene, benvenuti all'Onda del Sole. Vedete, il Sole ci dice vita, e quindi come se si rilegasse, tornassimo a riaccendere, no? Quel fuoco. Possiamo tranquillamente sceglierci, lo sapete, e ritornare veramente a scegliere la vita, no? Che a volte viviamo un po' come dei piccoli zombie, no? Nelle nostre vite, per tante paure. Ciao Elisabetta, benvenuta. Quindi andiamo a vedere cosa ci vuole dire questa onda del sole, 13 giorni, cosa ci vuole comunicare. Allora, guardate, questa onda del sole dice che noi possiamo ricominciare qualcosa che non è un ricominciare, ma comunque è tornare a fare le cose in un modo completamente diverso, prendendo veramente una strada che parte anche molto velocemente, se vogliamo. Quindi se noi ne avessimo voglia e se fossimo pronti, no, a fare eh, questo nuovo salto dentro mi viene proprio come se noi potessimo saltare da un gruppo, da una montagna e buttarci dentro quello che è proprio la luce, quello che è la vita, quello che è proprio l'illuminazione che questo sole ci dà, no? Quindi proviamo a vivere veramente, no? A goderci la vita, no? Perché è sempre difficile, facciamo tante cose e pensiamo di fare tante cose, ma non veramente credo che noi non ci diamo la gioia delle piccole cose della vita che ci dà. Quindi proviamo un pochino invece a prendere queste gioie e portarle nella nostra vita e sentirci veramente che quel sole illumina veramente dentro di noi profondamente. E vediamo un po' cosa succede, cosa cambia, no? E voilà, i giochi sono fatti. Pronti. Allora, intanto questa onda del sole ci dice che dobbiamo credere assolutamente in noi. È come se, come vi ho detto, vi buttate, mi fanno vedere come un bambino seminudo, ma è già un buon adulto, soltanto con un piccolo slippino, è completamente ignudo, che con un grandissimo sorriso, una grandissima leggerezza si butta dentro questa luce grandissima che si chiama vita, che si chiama sole, come se noi potessimo saltare veramente dentro quel sole che ci illumina ogni giorno. E in quel momento solo l'unica cosa che ci serve in questo momento è credere in noi, credere in chi siamo. E questa onda ci chiede proprio di portare un grande amore dentro di noi, un grande perdono, no? Come se tutto fosse stato assolutamente consono ad arrivare dove dobbiamo arrivare. Quindi assolutamente fidiamoci, assolutamente andiamo oltre veramente, oltre tutto quello che può essere la vera paura, no? Ma proprio una grandissima tenerezza, no? Nel senso, mi accolgo e mi guardo veramente per quello che sono oggi e mi porto un grandissimo amore e sento che quella parte così dedicata che c'è dentro di me
è una delle parti più importanti che io posso avere. E proprio chiede di portare una grandissima armonia dentro di noi, proprio perché questa onda ci chiede di manifestare quello che vogliamo portare nella nostra vita. Manifestare come? Manifestare anche con una grande serietà, ma non la serietà perché dobbiamo essere chiusi, bravini, no, una serietà in cui ci chiede veramente di essere consoni a chi siamo, rispettando l'essere che siamo. Okay? Allora a quel punto noi possiamo veramente essere in quel contatto che vi dico sempre tra il cielo e la terra. Ed è lì che succede la magia, no? In quell'unione, no? Che succede dentro di noi, succede quel crack in cui tutto è assolutamente perfetto. E allora lì le cose possono manifestare, le cose possono scendere, le cose le possiamo toccare e veramente vedere, no? E proprio perché? Perché io credo in me, credo in chi sono, finalmente mi sono riconosciuto e mi illumino e sto nella vita e torno veramente a camminare e sento veramente i miei piedi che stanno camminando su questo, su questa madre terra, ok? Anche diventando più umani, anche sentendo il nostro corpo molto di più. Proprio un'unione magica quella che succede con questa onda del sole, questa vita che entra in noi, entra in tutti i nostri pori ed esce con tutta la prepotenza che può avere. A quel punto cosa ci chiede? Ci chiede di fare un cambiamento nella nostra vita, di poter fare le cose in un modo un pochino diverso, no? E iniziare a fare le cose in un modo diverso. Seguendo che cosa? Seguendo quei sogni, seguendo quelle emozioni, seguendo quello che veramente si muove dentro di noi, quello che veramente ci fa vibrare. Ecco, la parola giusta è in questa onda, vibra con le tue emozioni, vibra con la vita. È quella la ricerca che poi dobbiamo fare in questi 13 giorni, vibrare per andare a ricercare, lasciare andare ancora quelle cose che ci tengono come prigionieri e che dobbiamo veramente aprire, perché ci dobbiamo fidare, perché se noi non ci fidiamo dell'altro, se non ci fidiamo di noi, come fanno gli altri a fidarsi di noi? Come è possibile? Quindi questo sole ci chiede veramente un grande proposito, una grande illuminazione, un cammino. Sono qua, sparita ma sono qua. E ci chiede una grande, come vi ho detto, quel bambino che mi fa vedere che salta, ci chiede una grandissima leggerezza. Leggerezza perché deve essere semplicemente chi siamo, così semplicemente come siamo, divertendoci, come vi ho detto prima, delle piccole gioie della vita, dandoci proprio quell'accoglienza, no? Di quello che è per noi. Quindi proviamo a ritornare veramente a quella vita e togliamo questi veli, smettiamo di rimanere nascosti, ma andiamo veramente a pescare dentro quel pozzo, quel diamante che è la nostra anima, che è il nostro centro, e riportiamolo al posto giusto, al centro di noi, affinché possa veramente illuminare tutta la nostra vita. E noi possiamo in questi 13 giorni riuscire a rigenerarci e a riportare veramente quell'obiettivo dove veramente deve andare. Okay? Vediamo qui gli aiuti. Questa onda del sole. Guarda un pochino. Consul, dio della luna, non a caso, no? Le emozioni che devono tornare, il tempo anche dei misteri, il tempo anche di scoprire quali sono veramente i misteri che ancora teniamo nascosti dentro di noi e che non vogliamo manifestare. Quindi cominciamo a aprirci, no? A tutte queste emozioni, cominciamo a sentire come cosa succede. Vediamo le carte del sole della luna.
e guardare che cosa il destino ci sta preparando. Proviamo a guardare senza sentirci così, come dire, oppressi da oddio, il karma, non karma, tutte queste elucubrazioni che abbiamo nella nostra testa. Ma proviamo invece a vedere, a scoprire che cosa ci vuole dire questo momento e ancora cosa c'è che dobbiamo guardare, cosa c'è che dobbiamo ancora vedere. Quindi questo è il messaggio della luna. Illuminatevi d'immenso, lasciatevi trascinare in quella che si chiama vita e ricordate che è un miracolo e se vi lasciate veramente guidare e avete fiducia in voi e fiducia nel processo che state passando, qualunque sia quel processo, togliendo un po' tutte le vostre i vostri controlli, capirete quanto la vita sia meravigliosa, quanto la vita ci doni esattamente ciò che è per noi e ci apre le porte a quello che dobbiamo fare domani, a quello che dobbiamo fare oggi e lasciamo andare quel passato perché adesso siamo qua e dobbiamo andare oltre, oltre l'oltre. Quindi buona vita, buon percorso. Aspettate che devo leggere una cosa, che non vi saluto ancora. Vi leggo il meraviglioso poema che dice: Io sono l'illuminato, codificato dal sole giallo. Il mio numero è il 20, la totalità dell'universo. Nella meditazione sono stato concepito. Dalla meditazione io nacqui e per lunghi eoni ho dimorato nel più profondo di questa meditazione. Io sono la verità elevata e il rinnovatore della vita. Io giro la ruota cosmica della legge, dando insegnamenti di mente pura tra le stelle. Io sono il custode armonico dei campi sfolgoranti di luce infinita. Con molti nomi sono stato chiamato, ma hanno chiamato solo la mia forma esterna. Il mio fiero mantello, che voi chiamate il sole, l'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutto. Io sono il completamento della profezia di Hunabku. Dare risveglio a tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito. In molti luoghi io ho risvegliato e in molti luoghi e in ogni luogo dove vado riconosco soltanto per nome Tollan, Tollan di coloro che si sono risvegliati. Conoscere me e conoscere la luce di verità che illumina tutte le cose. Quindi portate la luce nella vostra vita, lasciate che illumini ogni angolo, tutti gli angoli bui che avete lasciato, senza nulla togliere all'ombra, lo sapete come sia importante per ognuno di noi, ma provate veramente a lasciarvi vivere e a lasciare che la vita possa bussare alla vostra porta e possa entrare nelle vostre case, nella vostra vita, ma soprattutto qui dentro di voi e che vi possa guidare. Quindi buoni 13 giorni, grazie sempre di ascoltarci, un bacio grande e a te Moonchild. Grazie, grazie mille. Benissimo, dunque ora entriamo un po' nei particolari, diciamo, dettagli di questa onda che ci accompagnerà e che è già cominciata in realtà ieri. Il glifo è il sole giallo, quindi è esattamente il numero 20. E, se voi non lo sapete, comunque i Maya avevano un sistema di diciamo numerologico su cui era basato diciamo tutto quanto, era di tipo vigesimale, quindi il numero 20 non equivale al 20° diciamo ultimo glifo, anche se ovviamente
porta con sé tutto diciamo il percorso esperienziale dal primo glifo fino al 20°, ma bensì appunto il 20 era visto ed è utilizzato come uno zero, quindi un passaggio molto importante che avveniva non a caso dal 19, perché di fatto il numero completo, e anche comunque per i musulmani, è il 19, quindi il numero 20 è come una sorta di transito che ci riporta appunto a quel drago che poi ricomincia dal numero 1. Quindi è molto importante e comunque simbolicamente e metaforicamente comprendere questo, perché sempre molto sincronicamente il segno, diciamo, occulto, quindi ciò che nasconde il sole, non è altro che quel drago. Soprattutto proprio nella giornata di ieri era proprio esattamente il drago cosmico che è qui presente, sono esattamente io, e quindi ci fa comprendere come appunto dalle caverne, dall'oscuro, dall'oscurità, ecco, dal nascosto dove si trovava all'inizio l'essere umano, esce allo scoperto per poi rinascere, quindi attraverso e grazie a questo sole che noi raggiungiamo alla fine di tutto questo percorso dei glifi, diciamo dall'1 al numero 20, noi lo ritroviamo poi appunto nel segno occulto, perché poi non è altro che appunto l'essenza nascosta del grande mistero che non è altro che comunque la vita in sé, ecco, che è tutto trattenuto appunto dal drago, come proprio nelle caverne, nella propria pancia, questo fuoco che trattiene. Poi descrivendo questo meraviglioso glifo mi viene in mente appunto che essendo compagno e alleato della tempesta blu, qua si parla di illuminazione, quindi di illuminazione alta, perché il sole anche cosmico è raggiunto esattamente nel Kin 260, che è l'ultimo Kin dell'intero computo dei 260 Kin dello Tzolk'in, quindi cioè da quella stella che poi diviene il sole, noi traiamo questa grandissima e altissima informazione e illuminazione, che però ci richiede appunto una grandissima autoanalisi, perché qui stiamo parlando di un pianeta che è Plutone che regge appunto il Sole e che normalmente appunto non ha nulla diciamo da dover dimostrare, perché il Sole, come in tutti i sistemi appunto di qualsiasi galassia, non fa altro che donare la propria luce, donare il proprio calore, donare quindi la propria vita, il sostentamento e tutto quanto. Ma quando poi c'è da fare il lavoro interiore, ed è questo che ci richiede in realtà diciamo l'insegnamento occulto del sole giallo, che con l'aiuto ovviamente della tempesta, suo primo alleato, partecipa e diciamo coopera nello sgombro a volte radicale che ci vuole per appunto spogliarci completamente da tutte le strutture e da tutte le a volte appunto scintillii, abbagli che provochiamo e che a volte assorbiamo dall'esterno, e ci chiede appunto di entrare, scavare, cercare quell'essenza appunto nascosta di quel drago che stava occulto, di cui vi parlavo. Quindi grazie alla tempesta noi riusciamo a ritrovare e come dire a riflettere e a ricomporre quella gamma di colori che altrimenti, senza l'aiuto dell'acqua e della pulizia che apporta la tempesta, il sole non può produrre, ok? Questi colori ovviamente sono metaforicamente le nostre doti, ciò che è la nostra luce, quindi singolarmente ognuno di noi è una stella, quindi ognuno di noi
incontrerà poi se stesso, che non a caso alla fine di quest'onda si incontra l'umano giallo cosmico, che è appunto l'essere assolutamente consci, consapevoli e avere maturato qual è la nostra verità / libertà e quanto ci costa anche comunque ottenerla e conquistarla, perché non è facile. Quando si parla di libertà è sempre molto, no, sempre molto carino, allegro, così come anche il sole. Non è facile a volte stare sotto la luce della propria verità e avere proprio, come dire, gli attributi per poter sostenere, ecco, la propria verità, la propria volontà, che è quella di quell'umano che raggiungerà, e della propria scelta, prendersi la responsabilità, quindi maturare a ciò che veramente vogliamo raggiungere e diventare, quindi con tutta la forza e il coraggio che ci vuole. E poi vi descrivo in ultimo il glifo che rappresenta la sfida, che è il cane bianco. Il cane bianco infatti insegna al sole che solamente dopo questo processo che vi ho appena descritto, quindi auto-illuminarsi per comprendere e avere la forza e proprio, diciamo, infallibile e assolutamente accecante di credere nella propria forza, nei propri valori e nella singola, diciamo, personalità, ecco, che noi portiamo, differente da quella di ognuno di altre persone, ognuna ha la sua, la propria. Solo così riusciamo appunto a entrare, quindi con questa fedeltà che il cane ci insegna, la fedeltà e la lealtà a noi stessi, a quelli che siamo, la nostra vera essenza, che deve spogliarsi di qualsiasi, denudarsi di qualsiasi struttura che va a obnubilare, comunque ad oscurare la nostra vera natura. Solo così riusciamo ad essere di aiuto e di cura e anche di conforto e di attenzione, e quindi non siamo come dei burattini sempre pronti e attenti a, come dire, a quello che serve agli altri, a servire e a essere appunto come dei cagnolini al guinzaglio. Ecco, questo intende essere e comunicare, insegnarci il cane. Insegna di venire padroni e comunque anche cani, cioè nel senso comunque figli e quindi di autosostentamento, quindi autoilluminazione in questo senso. Benissimo, poi andiamo avanti e infatti descriviamo oggi il drago, che non a caso descrivevo essere proprio in quella posizione molto, molto diciamo sfidante già, perché rimane nascosta, rimane occultata questa essenza, perché non trova la forza di uscire allo scoperto. Ecco, infatti la troviamo nel tono 2 di oggi, nel tono lunare, quindi abbiamo noi il coraggio di fare vedere realmente chi siamo e cosa portiamo, qual è la nostra luce. Con questo drago di oggi appunto possiamo iniziare ad essere e a mostrarci per quello che realmente siamo, ok? Senza veli. Poi abbiamo nel tono 3 il vento elettrico, King 42, e qui infatti diamo proprio la forza e la spinta al respiro dopo appunto un adeguato silenzio e ascolto. Possiamo assolutamente portare la giusta missiva, il giusto consiglio e apportare i cambiamenti che dobbiamo fare, che il vento bianco ci chiede di fare, per servire sempre appunto questa, diciamo, essenza più alta, che è questo sole interiore che è nascosto. Quindi cerchiamo di comunicarlo qui e portarlo anche appunto nel verbo, quindi in maniera anche abbastanza chiara, nitida e sincera, ecco, e pulita. Poi dopo abbiamo la notte 4, autoesistente, King 43, e questo è un portale di attivazione galattica, quindi qui diamo una forma, diamo una misura, addirittura anche a ciò che ancora
non riusciamo a coscientizzare, ecco, qual è il nostro sogno, e cerchiamo appunto di fare qualcosa, di rendere tangibile e costruire nella realtà conscia, appunto, e portare tutti questi doni e queste sfumature, queste ombre che tanto ci fanno paura, ma che appunto chiedono di entrare di qua, entrare oltre quel velo, quel sipario, per materializzarsi sempre di più, quindi per creare l'abbondanza che abbiamo, diciamo, inconsciamente sognato, cercare poi di manifestarla nella realtà e realizzarla. Poi abbiamo la torre numero 5, quindi qui facciamo la prima curva, importante, incontriamo la cromatica gialla ed è il seme intonante, che ci fa comprendere quanta forza e quanta diciamo spinta, semplicemente stando nella naturalezza, nella semplicità di quello che abbiamo insito dentro di noi, possa far sì che possa fiorire e uscire allo scoperto, diventando qualcos'altro, quindi ecco, rinascendo e fiorendo un qualcosa che abbiamo sostenuto, abbiamo curato, abbiamo trattenuto per lungo tempo, e ora abbiamo la forza e tutti gli strumenti attraverso il calore, l'illuminazione, l'informazione, la verità del sole, quindi di irradiare in esterno questo nuovo germoglio, di essere consapevoli e consci di poter divenire tanto di più di quel semino microscopico. Poi dopo abbiamo il serpente numero 6, ritmico, Kin 45, che ci aiuta a ricalibrare e a tornare, diciamo, a fare pace con quegli istinti che a volte ci creano un po' di fastidio e anche mi viene da dire un po' anche di vergogna, che a volte creiamo e ci nascondiamo dietro tanti tabù, tanti dogmi che ci portano appunto a trattenere, no? Quello che in realtà l'istinto del nostro corpo richiederebbe, e quindi qui troviamo veramente un'armonia, un bilanciamento che ci porta di nuovo a riascoltare e sentire proprio nel corpo quello che vogliamo sperimentare e sentire, non importa, senza se, senza ma, ecco. Quindi seguiamo questa forza vitale e assecondiamola, ecco, in armonia. Poi abbiamo il cuore di quest'onda, che è un kin a cui sono molto legato, perché io provengo esattamente da questo kin che mi ha partorito, ed era il kin di mia mamma, il kin 46, che io onoro sempre, ed è meraviglioso, è un kin molto silente, molto che ci parla in un linguaggio invisibile, nel senso di diciamo colmo di tantissime informazioni, ma che rimangono tante volte interiorizzate e sono soppite, diciamo, dentro di noi. Quindi qua è importante riuscire a creare quel canale e quella sintonia per fare uscire e farci, diciamo, ritornare a questa grandissima connessione che noi abbiamo perduto, che è diciamo, io la chiamo, diciamo, il fare pace, ecco, con le nostre più grandi paure, con la morte, con ciò che è a noi inspiegabile e invisibile, e quindi nel tono 7, appunto, questo lanciatore dei mondi che raffigurava anticamente la morte, ci fa capire che semplicemente è assolutamente parte di noi, ecco, e se noi ci riconnettiamo a questa grandissima forza, noi otteniamo e conquistiamo la vera libertà. Quindi conquistare e vincere questo tipo di paure significa, per il Maya, diciamo, galattico, e per tutti noi umani come insegnamento, è diventare come immortali, quindi
sapere che quel passaggio è assolutamente non solo in andata ma anche in entrata, quindi è assolutamente tutto identico e insomma in eterno divenire, è semplicemente appunto tutto un tunnel, un passaggio. Poi dopo abbiamo la mano galattica 47, quindi qui facciamo tesoro di quello che è stato l'insegnamento dell'onda passata, come sempre nel tono 8, e quindi avere riconosciuto e testato, diciamo, gli elementi e gli strumenti che a noi si sono assolutamente si sono fusi a noi stessi, ecco, in cui noi ci siamo riconosciuti e a cui noi ci siamo sentiti proprio familiari, quindi tutto ciò che abbiamo portato allo scoperto, abbiamo cercato di sistemare anche nel mondo pratico, adesso qua ci torna utile per proseguire e per andare avanti verso appunto la guarigione, che è quella che parte soprattutto da dentro e da questa verità che portiamo dentro, che è questo sole nascosto. Poi dopo abbiamo il tono 9, quindi qua c'è l'altra curva verso l'alto, quindi ci avviciniamo all'uscita e varchiamo questa torre solare, realizzando ed emanando la luce della stella, quindi nella bellezza di ciò che per noi è bello, che non significa per forza, anzi più delle volte assolutamente non è così, non significa essere quello che ci chiedono gli altri di essere, cioè quindi ci chiedono magari le mode, i dogmi, diciamo un mondo così molto effimero e finto, ma bensì quello che diciamo ci sentiamo addosso, quello che parla di noi. Ecco, quindi qui portiamo allo scoperto intenzionalmente la nostra arte, nel senso di in cosa noi siamo più capaci e cosa ci piace realmente fare e soprattutto lo stile e il timbro che ci vogliamo mettere, che è solamente nostro in qualsiasi cosa. Poi abbiamo la luna rossa planetaria, Kin 49, e qui siamo sicuri assolutamente di ciò che proviamo, qui siamo assolutamente, come posso dire, forti abbastanza per poter sentire fino in fondo quello che è, diciamo, è stato fino ad oggi molto molto delicato, questi terreni molto, diciamo, molto aridi e molto drammatici di noi stessi, e in questo tono planetario la luna rossa ci aiuta a, come dire, ammorbidire queste ferite e portare allo scoperto per essere viste, purificate e assolutamente fluire per andare avanti, ecco. Senza nessun timore, nessuna vergogna di quello che proviamo, apertamente proprio. Poi dopo abbiamo il cane 11, di cui ho parlato, che è la sfida primaria del Sole, quindi lasciamo andare e quindi, come dire, rilasciamo e emaniamo tutto l'amore e tutta la fedeltà e la purezza di ciò che abbiamo portato a noi stessi, finalmente lo possiamo dissolvere per gli altri, quindi riuscire a essere noi stessi senza ferire in primis noi, facendo finta di essere di chissà chi o di aiuto, quindi allo scoperto, senza maschere, riusciamo ad essere veramente di cuore e veramente di aiuto per un consiglio, per una spalla in più, per un amico o qualsiasi altra situazione che ci chiede sostegno, ecco. E quindi qua siamo totalmente in sintonia con quel sole interiore, diciamo alto, che è poi il nostro sé superiore. Poi abbiamo la scimmia blu,
cristallo, la scimmia blu cristallo, che è molto mansueta in questo caso, e ci porta a ritrovare quindi quella leggerezza, quella piacevolezza anche di stare, quindi di stare con gli altri e di cooperare per un fine più alto, quindi consacrandosi a chi siamo e consacrando gli altri, rispettando quindi tutti questi altri soli, che sono anime comunque illuminate in maniera differente, quindi trovare proprio anche una sorta di connessione, quindi no? Uscire e trovare anime affini, ecco, in maniera leggera e anche giocosa, che è appunto insita della scimmia blu, e quindi anche l'illusione, tutto ciò che sì, è magia, ecco, va assolutamente condivisa, ecco, condivisa e resa proprio fruibile e leggera per tutti, ecco. Poi dopo abbiamo in finale appunto l'umano giallo cosmico. Siamo arrivati al termine, quindi qui siamo assolutamente presenti a noi stessi, siamo certi e convinti di poter mostrarci in toto e di imporre in maniera diciamo saggia e anche giusta proprio e matura chi siamo veramente. Quindi ok, perseveriamo e andiamo per la nostra strada, ognuno con la propria storia, i propri insegnamenti, il proprio bagaglio appunto di esperienze e l'accumulo appunto di saggezza che ne abbiamo tratto, e facciamo assolutamente a modo nostro. Ricordiamoci che siamo gli unici a decidere per noi stessi. Questo è molto importante per l'umano cosmico. Non ci deve essere nessun dogma, nessuna imposizione esterna. Qui siamo assolutamente dei soli rigeneranti, autoilluminati, e quindi possiamo semplicemente andare proprio fieri lungo la nostra strada per manifestarci, per farci conoscere, per far vedere quanto e in cosa siamo capaci e diversi, e ognuno di noi utile al proprio cammino e al proprio percorso evolutivo. Perfetto, ora vi leggo in finale anch'io il poema galattico di Argüelles, che descrive il sole giallo. Io sono l'illuminato, codificato dal sole giallo. Il mio numero è il 20, la totalità dell'universo. In meditazione sono stato concepito. Dalla meditazione sono nato, e per lunghi eoni ho dimorato nel profondo di questa meditazione. Io sono la verità superiore e il rinnovatore della vita. Io giro la ruota cosmica della legge, dando insegnamenti della pura mente tra le stelle. Io sono il custode armonico dei campi splendenti della luce infinita. Con molti nomi vengo chiamato, ma essi nominano solo la forma esterna, il mio abito fiammeggiante che voi chiamate sole. L'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutti. Io sono il compimento della profezia di Unabku. Risvegliare tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito. In molti luoghi mi sono risvegliato, ed ogni luogo in cui vado lo conosco solo col nome di Tollan, Tollan dei risvegliati. Conoscere me è conoscere la luce della verità che illumina tutte le cose. Benissimo, bene. Grazie mille a tutti quanti. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie Moonchild, grazie a tutti di averci ascoltato, come sempre. Speriamo sempre che questi nostri tip, queste nostre vision vi possano essere utili, no? In questo passaggio
e ricordatevi in questi 13 giorni di onorare la vita e di onorare voi stessi. A volte accettando semplicemente la vita, molte cose possono cambiare, molte cose possono aprirsi e bussare alla nostra porta, cose che assolutamente non pensavamo. Quindi lasciatevi stupire da questo meraviglioso sole, vi do un bacio grandissimo dalle piramidi e un bacione a te, Moonchild. Grazie a tutti ancora. Ci vediamo alla prossima. Buon percorso, buoni 13 giorni e a presto. Grazie, grazie, grazie. Sì. Ciao, buona onda. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.